Ciao ragazzi, siamo qui oggi per il test richiesto da molti di voi per quanto riguarda i cambi ad H che hanno anche la funzionalità sequenziale, in questo caso l'SHH Shifter, il Fanatec SQ1.5 e il cambio ad H sequenziale di MME di cui ho fatto la recensione da poco. A breve in realtà uscirà anche la recensione completa del cambio Fanatec SQ1.5. Ma siamo qui oggi in realtà per un test di confronto. Non metterò tante parole in mezzo a questi video che vi faranno vedere un pochino qual è il feeling di questi cambi, perché io li reputo tutti e tre i migliori per la loro fascia di prezzo. Sì ragazzi, non sono qui per farvi capire che chi più spende meno spende, perché chi più spende ha un feeling maggiore rispetto agli altri. Non sono qui per farvi capire che un cambio che costa 800 euro è sicuramente migliore degli altri, anche se poi alla vista molti vogliono per forza proteggere il proprio orticello e dire no, il mio che ho pagato 100, 200, 300 è al pari di cambi che costano molto di più. Non sono qui per questo, ma trovo giusto farvi vedere uno accanto all'altro come sono i feeling reali di tutti e tre, anche con la parte audio. Anche quando c'è un confronto con altri prodotti, la differenza prezzo nella maggior parte dei prodotti che esistono nel mercato, ma non solamente del sim racing, mai giustifica i soldi in più. Al lavoro possiamo andarci anche con la Panda, ma andarci magari con una Porsche 997 è più bello, o magari per molti è inutile, ma chi se lo può permettere si fa il Porsche 997, 998, si fa il Ferrari, il Lamborghini e va al lavoro con quella macchina lì. Sono affari suoi. La cosa però, a mio avviso in questo caso importante, è capire che esiste una reale differenza tra questi prodotti. Ragazzi, molto tangibile. Ma ragazzi, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ragazzi, bentornati, scusate il teatrino dell'introduzione, ma mi sembra una cosa molto carina. Io oggi sono qui soltanto per farvi vedere, senza commentare più di tanto, quelle che sono le caratteristiche meccaniche e le differenze tra questi tre cambi. Il test in questione nella prima parte verterà sulla molla di centratura, di come funziona, quanto è dura, quindi del gioco anche che la stessa asta ha nella posizione centrale neutra. E già vi anticipo, così andrete a vedere questi video in maniera ancora più approfondita, che l'SHH e l'MME hanno una parte centrale molto solida, non hanno nessun tipo di gioco. Il Fanatec nella parte centrale ha un pochino di gioco e anche nella parte di rotazione, nella parte centrale, quasi tutti i Fanatec, voglio dirvi ragazzi tutti, ma non venitevi a dirmi il vostro no perché tutti ce l'hanno, hanno anche sempre un piccolo gioco nella parte centrale a livello di rotazione. Andremo a sentire il clack di innesto di tutte e tre le versioni di cambio, anche come si innesta la retromarcia su tutti e tre i tipi di cambio, e come avviene lo switch tra sequenziale e H, sempre in modo che quando andrete a vedere i video sarete consci di quello che succederà. Per quanto riguarda il cambio ad H SQ1.5 ho settato la durezza maggiore, cioè ha la possibilità di essere settato nella durezza, ho messo la massima. E faccio questa specifica perché in realtà la massima durezza nel cambio ad H non permette poi la funzionalità sequenziale e quindi durante l'applicazione del cambio sequenziale va leggermente ammorbidita, altrimenti non funziona il sequenziale e non ritorna in posizione centrale. Questo sempre per essere il più chiaro possibile. Ma ragazzi, siamo arrivati al momento del video.
Eccoci ragazzi, spero che da questi video, e naturalmente avete la possibilità, metterò i capitoli, soprattutto in questa fase, per farvi andare a rivedere anche in maniera specifica tutte e tre i cambi, come funzionano, e già penso vi sarete fatti la prima idea di quale può essere un ipotetico feeling che questi cambi possono avere. Ho creato poi un'ulteriore serie di video in cui sono andato a misurare la forza che serve per andare ad innestare la marcia sia durante il movimento ad H sia quello sequenziale. Piccola grande chiarezza che voglio farvi in questi video che andrete a vedere è che sempre nel Fanatec ho applicato la massima durezza settabile. Anche qui mi viene da dire, non è facile descrivervi in maniera dettagliata quella che è la sensazione, ma naturalmente i numeri già dicono abbastanza, ma vi mando gli ultimi video. Ragazzi, bentornati, spero che questi video chiarifichino un pochino quelle che possono essere le differenze. Naturalmente per molti giustificano, per me sì per esempio, per altri non giustificano i costi nelle varie fasce che questi cambi hanno. Questo rimane sempre un discorso molto personale. Io personalmente ho fatto la mia scelta, naturalmente questo è un campionario di 3 cambi, in realtà esiste ancora un altro cambio che non ho provato, che ha la funzionalità H e sequenziale, che è il cambio UNM. Da molti video che ho visto è abbastanza allineato a quello che è il Fanatec SQ 1.5, poco più, poco meno, ma naturalmente mi riservo di dare un'opinione totale quando avrò l'opportunità di poterlo recensire. Con questo ragazzi spero di aver fatto contenti molti di voi, alcuni piangeranno, alcuni diranno ancora, si stringeranno al petto dicendo di aver fatto la scelta giusta, ma ragazzi, ognuno di noi sceglie quello che più preferisce, ognuno di noi fa la scelta giusta, perché soprattutto la fa con la propria saccoccia. E io pago! Naturalmente vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto andando a rivedere i vari video cosa pensate dei vari feeling rispetto anche magari ai modelli che voi avete a casa, ma ragazzi, bene o male io ho avuto tante esperienze, ne ho posseduti tanti degli stessi modelli, tranne dell'ultimo dell'MM che ho posseduto soltanto questo, quindi posso dire che il feeling è pressappoco questo, più nuovo, più vecchio che sia. Ditemi voi anche cosa ne pensate di questa cosa e naturalmente ricordatevi sempre MDS Simpars su Facebook, andate a mettere un bel like anche lì e ci vediamo alla prossima review. Ciao ragazzi!